E questo è l'asse centrale. Ora andiamo a fare l'ultimo caso. Abbiamo visto un fascio di circonferenze concentriche, un fascio di circonferenze secanti, ora andiamo a vedere un fascio di circonferenze tangenti. Abbiamo questa equazione, anche qui riconosco che è un fascio perché ovviamente il parametro k appare in diversi punti. Prima di tutto troviamo le generatrici, quindi andiamo a fare i calcoli, moltiplichiamo tutto. Ora la parte più divertente, dobbiamo separare tutto quello che non ha la k con quello che ce l'ha. Tutto quello senza k l'ho riscritto, ora scrivo più k, apro parentesi e andiamo a raccogliere k ai termini rimanenti. Ora che ho separato le due cose, andiamo a porre uguale a 0 tutto questo e uguale a 0 tutto questo tra parentesi. Queste due circonferenze sono le mie generatrici del fascio. Ora le interseco per capire quanti punti base ho, se 0, se 1 oppure 2. Questa volta, siccome ho due circonferenze, per risolvere il sistema uso il metodo di riduzione perché è molto più veloce. In pratica dobbiamo andare a sommare algebricamente ogni termine in colonna. Dico sommare algebricamente perché posso o fare più o fare meno. Nel mio caso io sottraggo, quindi uso il meno. Perché? Perché il mio obiettivo è mandare via questi termini. Qua mi rendo conto che ho x alla seconda meno x alla seconda in colonna vanno via. Allo stesso modo lui meno lui va via. Sommiamo in colonna i termini con la x, 6x meno 0 rimane 6x. Ora lui meno lui, ricordatevi di fare attenzione ai segni, meno 4 diventa più 4, 8 più 4 12y. Allo stesso modo lui meno lui, meno 16 fa più 16, 20 più 16 36. Come sempre facciamoci furbi, noto che i coefficienti sono tutti divisibili per 6 e quindi semplifico. Ora che ho ottenuto questa equazione di primo grado vado a usare il metodo di sostituzione, quindi esplicito ovviamente x, giusto? Perché noi siamo furbi. 2y c'è il 2 davanti, i conti sarebbero più difficili, quindi io vado ad applicare il metodo di sostituzione sempre all'incognita più facile, cioè quella che ha coefficiente 1. Quindi portando questo e questo al secondo membro cambio di segno. Ora vado a sostituire al posto di x questa quantità in una delle due equazioni. Ovviamente io scelgo la seconda perché la x, che è quella che devo andare a sostituire, nella seconda appare una volta solo, mentre nella prima due volte, quindi devo fare due volte i calcoli. Cercate sempre di avere un occhio in più, cercate di essere sempre più avanti per non essere masochisti e non complicarvi la vita con i calcoli. Quindi scegliamo la seconda, sono andata a sostituire questa quantità al posto della x e tutto il resto l'ho ricopiato. A questo punto concentriamoci solo sulla seconda e facciamo i calcoli, perché ho un'equazione di secondo grado in un'unica incognita, la y. Il quadrato di binomio, sono sicura lo sapete fare da soli, viene questo risultato. Fate attenzione ai segni perché il doppio prodotto meno per meno fa più, 6 per 2 per 2 24y. Tutto il resto lo ricopio. Sommiamo i monomi simili, anche qui siamo fortunati perché posso dividere tutto per 5. Applichiamo la formula risolutiva, io scelgo la ridotta, quindi meno b mezzi, 4 diviso 2, 2, 2 alla seconda 4, meno AC, 4 per 1, 4. Tutto fratto A vale 1, quindi niente. Sotto viene 0, la radice di 0 è 0, quindi la soluzione è meno 2. Ora che ho trovato la soluzione ritorniamo al nostro sistema. Questa prima equazione che fino adesso avevo lasciato in disparte vado a riutilizzarla andando a sostituire al posto di y qui meno 2, quindi meno 2 per meno 2, meno per meno più 4 e viene meno 2. Ho trovato un unico punto, chiamiamolo T. Abbiamo visto che quando ho un punto base il fascio di circonferenze è un fascio di circonferenze tangenti. Andiamo a trovare l'asse radicale. Ovviamente non devo fare i calcoli perché l'asse radicale è proprio la retta che abbiamo trovato quando abbiamo fatto la riduzione tra le due circonferenze, quando andavamo a risolvere il sistema, quindi lui. Per
trovare l'asse centrale facciamo gli stessi identici 3 passaggi di prima, quindi punto 1 trovo il centro. Ovviamente qui ho 2 circonferenze, quindi posso scegliere liberamente la circonferenza che voglio. Io prendo la seconda perché il centro è più facile, la x a coordinata 0. Ora che ho trovato il centro dobbiamo andare a trovare il coefficiente angolare. Prima di tutto dobbiamo trovare il coefficiente angolare di questa retta. Questa è in forma implicita, vi ricordo che in forma implicita m si trova facendo meno a fratto b, quindi meno 1 diviso 2, ovvero meno un mezzo. L'm dell'asse centrale deve essere ribaltato 2 e cambiato di segno, più 2, perché sfrutto il fatto che l'asse radicale è sempre perpendicolare all'asse centrale. Passaggio numero 3, l'ultimo passaggio, vado ad applicare la formula dell'equazione di una retta, dove m è quello che ho appena trovato, xc, yc sono rispettivamente le coordinate x e y del centro che ho trovato al punto 1. Andando a sostituire i numeri viene così. Facciamo i calcoli, il meno 2 lo porto al secondo membro cambiando di segno e ho trovato così l'equazione dell'asse centrale. Riepilogando abbiamo visto uno schema di tutti i possibili fasci di circonferenza che posso ottenere e abbiamo visto come studiare il fascio di circonferenze, andando a individuare le generatrici, i punti base, qualora ci siano, l'equazione dell'asse radicale e quella dell'asse centrale. Domani ci concentreremo sui problemi con i fasci di circonferenze. Ecco qua gli esercizi di questa playlist. Parte la sfida. Scegli un paio di esercizi e attiva il cronometro. Vedrai che con tanto allenamento e un po' di pratica i tuoi tempi miglioreranno sempre di più. E anche per oggi è tutto. C'è un esercizio che non ti è venuto o c'è un argomento di cui vorresti un mio video? Scrivimi, trovi tutti i miei contatti qui sotto. Iscriviti e attiva le notifiche e ricordati la cosa più importante in assoluto. Se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato.